Ok, partiamo subito. Per realizzare questo progetto io ho utilizzato un uncinetto 4,5 e un filato bravissimo di Tessiland in color bordeaux. Allora, partiremo innanzitutto dai bordi, quindi iniziamo a fare il bordo del pannello principale, quindi sia fronte che retro, e il bordo della manica. Praticamente avremo questo bordo del pannello fatto da 22 catenelle, quindi per un'altezza di 12 cm circa, 11 e mezzo. Ovviamente poi dipende dai vostri gusti, potete farlo più stretto, potete farlo più alto. Non lo farei troppo alto perché comunque è una rifioritura, però già questo è un bel bordo abbastanza alto e in questo caso io ho fatto 48 e mezzo, 49 a riposo, quindi poi tirando un po' perché viene un po' elastizzato, arriva anche a 50, 54 senza problemi, che è metà della nostra circonferenza. Quindi se la circonferenza è appunto 84, dovremo fare due pannelli da 42 cm ciascuno. Quindi faremo adesso questo bordo e poi faremo il bordo della manica che invece è fatto da 13 catenelle e ha una circonferenza, adesso ve la misuro, di 21,5 a riposo. Ovviamente anche questa poi si allarga. Iniziamo. Allora, io partirò da quello del bordo, dal bordo del pannello principale, quindi partiamo con 22 catenelle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22. Carico il filo, scusate, non carico il filo, entro direttamente non nella prima ma nella seconda catenella che mi trovo dall'uncinetto e faccio una maglia bassa e faccio maglie basse per tutta la prima riga. Prendo un po' di filo . Proseguo con maglie basse in tutte le catenelle che ho realizzato. Ovviamente io adesso vi sto facendo vedere come avviare il bordo del pannello principale, ma per la manica è esattamente lo stesso principio. Semplicemente invece che avviare 22 catenelle ne avvieremo 13. Ok. Sono arrivata alla fine della riga, faccio una catenella per alzare il lavoro, giro il lavoro e vedete che io questa piccola catenella iniziale, cioè questa piccola maglia iniziale, io la salto perché la sostituisco con la prima catenella che ci alza il lavoro. In quella successiva entro solo nell'asola che guarda verso l'esterno. Se voi guardate dall'alto la maglia, si crea una sorta di V. Praticamente la V è formata da una riga, un'asola che guarda l'esterno e una riga, ovvero un'asola che guarda verso di voi. Voi dovete entrare, aspetta che qua ho perso un pezzo di filo, dovete entrare invece che facendo così e prendendole tutte e due, entrando nel centro e prendendo solo quella esterna. Carico il filo e faccio la mia maglia bassa. Carico il filo e faccio la mia maglia bassa e procedo in questo modo per tutta la riga e per tutte le righe. Quindi andrò avanti facendo questo procedimento finché non avrò raggiunto
la lunghezza pari alla metà della circonferenza della vita che voglio realizzare. Quindi se la vita appunto è 58, dovrò fare la metà. E procedo in questo modo. Vedete che si viene a creare quella specie di scalanatura che vedete molto bene qui. Questo è un punto elastico, serve a fare i bordi proprio perché lavorando solo l'asola dietro permette al lavoro di essere un po' meno rigido e quindi di essere un po' elastico, in modo da non stringere troppo, ma di dare anche struttura al lavoro. L'ultima maglia che vado a lavorare non la lavoro con costa dietro, ma la lavoro normalmente. La cosa importante è contare sempre che il numero di maglie rimanga uguale sempre, cioè ad ogni riga il numero di maglie deve essere corretto, calcolando ovviamente la prima catenella come una maglia. Quindi io adesso procedo in questo modo fino alla lunghezza desiderata per la circonferenza. Dopodiché farò la manica, il bordo della manica, che appunto è lo stesso principio, semplicemente avvio 13 catenelle invece che 22. Ovviamente anche qua, se volete una manica più corta, ne avviate meno di catenelle, e se ne volete ancora una un po' più lunga, ne potete appunto avviare di più, anche se appunto più lunga di così, secondo me, allora potrebbe starci se volete decidere di fare una piccola variante al modello e fare tipo una manica a palloncino. Allora fate una manica, un bordo molto molto più alto, anche il doppio volendo, che sia ben aderente fino a 3/4 del braccio, e poi parte la manica che fa appunto questo effetto palloncino. Ma se invece volete, come da modello originale, fare una cosa regular, diciamo, allora direi che quell'altezza è quella proprio più consona, più standard, ecco. Faccio l'ultima maglia normale, una catenella per alzare il lavoro, giro e procedo. Vado avanti in questo modo. Ok, allora ho terminato la striscia, diciamo, del fondo del pannello principale, che quindi mi misura 47 cm, e adesso ho fatto l'ultimo giro della manica, del bordo della manica, che è lungo 20 cm. A questo punto andiamo, entro qua, a chiudere sostanzialmente la manica. Quindi in questo modo giro la striscia, prendiamo, ok, così, e praticamente entro, aspetta che metto a fuoco, ok, entro nella catenella di fondo, quindi di qua lavoreremo sempre nell'asola più interna e di qua non avremo due asole perché è la catena di fondamenta della nostra manica, quindi abbiamo solo un'asola. Entro, prendo il filo e faccio una maglia bassissima, vado in quella successiva, entro come prima facevamo per fare il nostro punto in costa dietro, prendo anche l'asola corrispondente dall'altra parte, faccio passare sotto entrambe e chiudo con una maglia bassissima. Di nuovo entro e chiudo. E in questo modo procedo con la chiusura della nostra manica. Ora, io lo sto facendo in questo modo perché mi piace
tagliare il meno possibile quando faccio un lavoro, cerco sempre di tenere, lavorare tutto un unico pezzo il più possibile, perché evita nodi, fili che escono, possibili punti, diciamo, deboli che si possono disfare. Se fatto tutto con un'unica lavorazione, il lavoro è più solido sostanzialmente. Nulla toglie però che volendo alla fine della striscia voi potete tagliare, se siete più comodi, il filo lasciando un bel po' di agio ovviamente, legare un ago e chiudere e fare la stessa operazione ma con l'ago. Se vi trovate è meglio, insomma, ognuno è comodo, ha le proprie tecniche preferite, insomma. Ok, siamo arrivati all'ultimo punto. Ok, a questo punto, tenendo in questo modo la manica, facciamo questo filo qua, lo togliamo dietro, una catenella e vedete si creano degli spazietti che sono sostanzialmente le catenelle che noi abbiamo usato per alzare il lavoro ad ogni riga. Quindi portandomi dietro il cappietto, così lo lavoriamo già e poi lo dobbiamo solo tagliare, entro e faccio una maglia bassa e faccio un primo giro in cui faccio una maglia bassa dentro ciascuno di questi, vedete, questi spazietti che si creano qua. Qua dentro c'è una maglia, quindi entro, vedete? Io porto dietro il cappietto. In questo modo io cosa vado a fare? Vado a rendere regolare la lavorazione sul lato, in modo che la parte, diciamo, che normalmente è laterale del lavoro, perché la striscia si sviluppava in questo modo, diventi in realtà la base per la manica. Quindi andiamo a regolarizzare tutto il bordo e procedo di maglie basse fino alla fine del giro. Ok, sono arrivata alla fine del giro, entro nella prima catenella che ho fatto per alzare il lavoro e faccio la mia maglia bassissima. Una catenella. Adesso sostanzialmente dovrò andare a fare 2 maglie basse dentro ciascuna delle maglie basse che ho fatto nel giro precedente. In questo modo andiamo a raddoppiare i punti di base. Prendo un po' di filo. Vi ricordo che io come filo sto usando il Bravissimo di Tessiland, che è ottimo appunto sempre per quel discorso di fare il lavoro con meno diciamo interruzioni possibili. Però è un bel gomitolone, insomma, quindi ogni tanto bisogna tirare il filo e il gomitolo che c'è appresso al filo è un po' pesantuccio, ecco. È bello ingombrante. Però io mi trovo benissimo con questo filato, proprio perché mi piace tanto iniziare il lavoro con meno interruzioni possibili. Ok, quindi vedete io sto facendo 2 maglie basse dentro ogni maglia bassa del giro precedente. In questo modo appunto vado a raddoppiare i punti di base e a creare, diciamo, quella che è la circonferenza che mi serve per il braccio. Nel caso voi doveste fare una circonferenza ancora più grande, il mio consiglio è di non fare direttamente 3 maglie alte al primo giro, perché sennò si crea un po' un effetto palloncino troppo accentuato, nel senso l'effetto palloncino ci sta, perché comunque il maglione ha un punto più stretto che la manica e poi si allarga. Però se dovete aumentare ancora di più il numero di base delle maglie, farne, ad esempio, se doveste
farne 3, triplicarlo, quindi farle tutte nello stesso giro di aumenti, oltre a vedersi molto di più, quindi vedrete proprio l'attaccatura della manica che non è molto carina da vedere, in più vi farebbe questo effetto palloncino. Allora il consiglio è fare un giro di aumenti come questo, poi fare un giro di maglie basse normali e poi un altro giro di aumenti. In questo modo distribuite la larghezza su più righe, tanto appunto anche se avete bisogno di una larghezza maggiore, non è che ne avete bisogno già sul polso, ne avrete bisogno più che altro sulla parte più vicina alle spalle, immagino. Ok, siamo quasi alla fine. Faccio le mie ultime 2 maglie basse e poi nella catenella che ho fatto all'inizio per alzare il lavoro, maglia bassissima. A questo punto prendo sempre un po' di filo della mia matassona. A questo punto inizia il vero e proprio punto, scusate il gioco di parole, che faremo per questo maglione. Allora, è sostanzialmente una maglia bassa normale, quindi facciamo la nostra catenella di avviamento, entro come per fare una maglia bassa, ma invece che fare così, quindi caricare il filo da davanti, lo prendo, vedete? Metto magari, cerco di farlo vedere il più possibile, lo prendo così e faccio la mia maglia bassa, quindi entro in quella successiva, invece che prenderla da davanti, in questo modo, non faccio passare il filo e è l'uncinetto che prende il filo in questo modo, quindi non è il filo che passa davanti, ma è l'uncinetto che si rotea un pochino e prende il filo in questo modo. Allora, per il filato che ho io, che ho deciso di usare, io per questo maglione volevo una trama un po' più movimentata rispetto a una semplice maglia bassa, e quindi ho scelto questo punto qua, che però con un filo così sottile dà una trama non troppo accentuata, che comunque era quello che volevo, perché non volevo che fosse una cosa troppo geometrica. Ma se voi decideste di fare il maglione con un filato un po' più spesso, vedrete proprio che facendo questa la lavorazione si creano delle piccole X, quindi il punto viene incrociato. Adesso qua il filato è rosso e è sottile e quindi non si vede benissimo, magari si vede meglio sulla manica. Io ovviamente ne ho fatto già l'altra, vedete? L'effetto è tipo la maglia bassa, però è molto più compatto e un po' più dinamico. Qua però il filo è sottile, quindi dà appena questa trama qua senza essere eccessivo. Se io avessi usato un filato un po' più spesso, questo effetto X si sarebbe visto ancora di più. Tuttavia, io volevo proprio questo effetto molto delicato, che mi piace molto. Quindi ritorniamo e sostanzialmente il punto è sempre questo. Quindi, ripeto ancora una volta, invece che prendere da sotto in questo modo, il filo non passa davanti, ma è l'uncinetto che prende il filo, in questo modo qua. Questo punto è un po' pericoloso, nel senso che io ovviamente sto facendo più progetti contemporaneamente e mi rendo conto che dopo un po' di giri che ti abitui a fare la maglia bassa così, poi quando riprendi un lavoro in cui la maglia bassa o la maglia alta è normale, sei lì che dici aiuto, dovevo prenderlo davanti o da dietro? Non capisco più come devo prendere il filo, perché ti manda un po' in confusione. Ormai dopo tanti giri che fai il punto in un modo, la mano si è abituata un po' e quindi non ti viene più così automatico. Però è un filo che veramente, cioè un punto che veramente non cambia praticamente di niente, è molto semplice, ma ti dà quell'effettino un po' di texture più bello.
Quindi procedo in questo modo. Ok, sono arrivata alla fine del giro. Semplicemente qua dove trovo la prima catenella che ho fatto per alzare il lavoro, faccio la mia maglia bassissima, una catenella e di nuovo riprendo il punto, ricordandomi, vedi che già mi stavo dimenticando come farlo, ricordandosi di prendere il filo da davanti senza farlo girare dietro. Quindi sostanzialmente il punto è questo e sarà la continuazione del nostro lavoro per tutti i pezzi, diciamo, che dobbiamo creare. Quindi adesso vi faccio vedere praticamente la manica. Ok, abbiamo visto come avviarla, continuate con questo punto fino a, io sono andata avanti, dovete fare la lunghezza del braccio, no? Quindi nel mio caso, che è una taglia media normale, è un totale di 51 cm con la manica compresa, quindi anche con questo bordino qua compreso. Quindi continuate con questo punto finché non avete raggiunto i 51 cm compresi di polsino. Per invece il pannello principale, anche qua, vedete, faremo all'attaccatura del bordo la stessa cosa che abbiamo fatto per la manica e poi il punto è uguale e bisogna procedere nello stesso modo. L'unica cosa che cambia è che l'unica accortezza che dovete avere è che ovviamente qua la riga inizia con una catenella, esattamente come per la manica, quindi per alzare il lavoro, ma l'ultimo punto che fate, invece che farlo come con questa maglia bassa incrociata, fatelo con una maglia bassa normale, così il lavoro viene più regolare quando poi cambiate le righe. Questo pannello qua abbiamo detto che deve essere largo la metà della circonferenza totale, perché ne dovremo fare due ovviamente, quindi in questo caso il mio è largo 48 cm e alto, compreso ovviamente di bordo, come il busto. In questo caso da tirare un po' perché poi quando si fissa il lavoro e si tira si alza, un 53 cm di busto. Quindi dovrete creare due pannelli così e due maniche come quello che vi ho fatto vedere prima. Ok, eccoci qua. Abbiamo realizzato questi due pannelli, io adesso ho già messo i fermapunti, e le due maniche, quindi nel metodo che abbiamo fatto. I due pannelli misurano in larghezza 48 cm, in altezza 56, mentre la manica ha una lunghezza di 54, giusto? Giusto, 55, un po' più largo, e un'altezza diciamo di 18 cm. Allora, io cosa ho fatto adesso? Ho messo i due pannelli uno sopra l'altro e le due maniche attaccate appunto alle due estremità dove andranno poi effettivamente le maniche. Quindi ho messo il fermapunti, vedete, in corrispondenza delle ascelle sostanzialmente, perché io dovrò andare a cucire dal fondo fino a questo punto, sia di qua che di qua. Per quanto invece riguarda il collo, ho preso praticamente più o meno la circonferenza della testa, poi la si divide per due, perché appunto metà sarà da questa parte, metà sarà dall'altra parte, e si sottrae, diciamo, quella metà all'intera lunghezza del busto. Una volta che si ha la differenza, si divide di nuovo per due e quindi quello sarà lo spazio che dovremo andare a cucire da un lato e dall'altro. Nel mio caso io devo fare 12 cm e mezzo da entrambi i lati e quindi avrò circa 25 cm al centro perché ho calcolato una circonferenza di 50 cm. La circonferenza ovviamente
in questo caso, in questo modello, deve essere leggermente meno perché vogliamo che il collo sia ben aderente, cioè la parte diciamo che andremo a fare adesso, quindi del collo, deve essere ben aderente, quindi piuttosto è meglio che faccia un po' più fatica ad entrare la testa. Tanto comunque il tessuto è elastico, quindi se sono quei 2-3 cm, se si tira riesce a passare, però poi sul collo almeno è ben aderente perché appunto il modello prevede un collo non alto, non si può definire un collo alto, però un pochettino più alto del normale e ben aderente al collo. Quindi procediamo cucendo quindi questi due lati qua, saltiamo questo pezzo e dalle ascelle in giù cuciamo. Per cucire ovviamente ci sono diversi modi, c'è chi usa l'ago, io preferisco usare direttamente l'uncinetto, quindi faccio il mio cappietto, prendo le due estremità, entro prima in una, poi nell'altra, faccio passare il cappietto e poi lo faccio passare tra i due punti. Mi porto dietro anche il cordino, è il motivo per cui io preferisco farlo con l'uncinetto, perché così mi porto dietro tutti i fili. Faccio una catenella e poi entro in ciascuna maglia, prima da un lato, mi carico anche i fili di avviamento così li nascondo durante la lavorazione, poi nell'altro e faccio una maglia bassa. In questo modo procedo anche in quello successivo. Ops. Quindi procedo di maglia in maglia, unendo appunto i due lembi dei due pannelli. Quindi entro nella maglia, carico anche i fili diciamo di avviamento li carichiamo per 3-4 punti, poi possiamo anche lasciarli indietro e poi li andremo a tagliare perché non servono più e a quel punto saranno anche fermi. Quindi l'ultimo in cui ci portiamo dietro anche i codini, dopodiché li leviamo e quindi lavoriamo solo con le maglie. E procedo in questo modo. In questo momento io sto facendo uno dei due lati, quindi mi fermerò al segnapunti che ho messo, che è poi l'inizio dell'ascella. Ok, sono arrivata al segnapunti, quindi alla mia ascella, quindi posso toglierlo. E a questo punto semplicemente vado a tagliare il filo e a chiudere con una maglia bassissima. Posso tagliare anche i fili di lavorazione che ho inglobato durante la cucitura. Quindi taglio questi due e mi sposto, quindi questo è diciamo il lato, questa è la manica. Quindi adesso rifaccio il mio cappio in questo modo. Mi infilo qua alla giuntura alta, diciamo, dei due pannelli, entro nella prima maglia, entro nella seconda maglia, aggancio il cappio e lo faccio passare prima da uno poi dall'altro. In questo caso qua io ho i fili di rimanenza dei due pannelli, li inglobo, così poi li dovrò solo tagliare esattamente come sul lato. Ops, stavo prendendo il filo sbagliato. Ok. A questo punto entro nella prima maglia, mi porto dietro i tre codini, i due dei due pannelli più quello di avviamento e faccio la mia maglia bassa.
mi sposto nella seconda maglia e anche qui prima quella davanti, poi quella dietro e faccio la mia maglia bassa. Ricordiamoci che stiamo lavorando sempre sul rovescio, quindi ovviamente avrete una, diciamo, sporgenza della maglia bassa, ma che una volta girato il lavoro, e lo gireremo solo una volta terminato, quindi anche il collo lo lavoreremo sul rovescio, non si vedranno più. Ok, una volta che ho fatto qualche punto con i codini possiamo toglierli dalla lavorazione e continuo con le mie maglie basse fino al segnapunti che ho messo qua del collo. Diciamo che la parte alta è più facile rispetto al laterale, perché il laterale non abbiamo le maglie così precise, abbiamo, diciamo, la parte verticale della riga e quindi cercare, diciamo, la corrispondenza del punto è leggermente più difficile, mentre qua proprio ci sono maglia su maglia ed è molto più semplice. Quindi arrivo alla fine, dovrò tagliare il filo, fare la maglia bassissima esattamente come per il laterale e poi farò la stessa operazione anche dall'altro lato. Ok, una volta fatte le cuciture laterali e superiori, dobbiamo attaccare la manica. Quindi per la manica il modo più corretto è appunto metterle in questo modo, uno a fianco all'altro, sempre con il rovescio della manica esterno, in modo che le cuciture siano tutte esterne e visibili, così poi quando andremo a girare il lavoro vanno tutte all'interno e non si vedono più. Faccio il mio cappietto, ok, e devo lavorare sull'esterno, perché se io mi attaccassi dall'interno in questo modo, poi le cuciture una volta girato il lavoro sarebbero esterne, invece io devo lavorare esternamente direttamente qua, in modo che le cuciture si vedano e quando io andrò a rivoltare il lavoro saranno interne. Quindi semplicemente mi attacco in questo modo, vedete ho preso i due lembi, attacco il mio cappietto, faccio passare, faccio la mia catenella per alzare il lavoro e semplicemente maglia dopo maglia entro e faccio la mia maglia bassa, esattamente come ho fatto con il pannello. Quindi procedo in questo modo per tutta la circonferenza. La cosa importante è che voi abbiate le cuciture esterne. A volte può capitare di andare magari un po' in confusione e a me è capitato un sacco di volte di fare le cuciture, poi girare il lavoro e dire porca miseria, ho lavorato il rovescio dentro e adesso girando, soprattutto sulle maniche perché sono cioè ancora sui pannelli è abbastanza facile capirlo, ma sulle maniche a volte si può andare un po' in confusione. Quindi è importante che voi abbiate questa cosa qua, quindi questa cucitura qua, verso di voi. Ok, sono arrivata alla fine del giro, taglio il mio codino e faccio una maglia bassissima. Faccio anche qualche nodino di sicurezza e effettuo la stessa operazione anche, quindi questa vedete le cuciture sono esterne e questo è la parte del maglione, la parte destra. Adesso facciamo la parte sinistra, facciamo quindi la stessa cosa anche da questa parte. Una volta che abbiamo attaccato tutti i pezzi possiamo andare a lavorare il collo, quindi sempre lavorando sul rovescio andiamo ad attaccarci qui a uno dei due angoli, facciamo sempre il nostro cappietto e così e ci attacchiamo proprio
all'inizio. Mettiamo il cappietto e andiamo a fare un giro di semplici, faccio 2 catenelle per alzare il lavoro e poi vado a fare un giro di semplici mezze maglie alte. Quindi carico il filo come per fare una maglia alta, ma faccio passare tutte e 3 le asole in un unico punto. Quindi entro, qua è come per fare una maglia alta normale, tiro in dentro tutte e 3 le asole e faccio un giro in questo modo di semplici mezze maglie alte. Siamo arrivati all'ultimo punto, vado a fare una maglia bassissima nella seconda catenella che ho fatto per alzare il lavoro, in questo modo. A questo punto faccio di nuovo 2 catenelle per alzare il lavoro, carico il filo e lavoro in rilievo davanti la maglia successiva, quindi entro e lavoro una maglia alta passando in questo modo davanti alla maglia precedente. In quella successiva lavorerò in rilievo dietro, quindi carico, passo in questo modo da dietro, carico il filo e faccio la mia maglia alta. Se non sapete come lavorare in rilievo davanti e in rilievo dietro, ho fatto un video dedicato in cui spiego bene la tecnica e ve lo lascio nei link in descrizione, così potete vedere meglio come procedere. E alterniamo quindi lungo tutta la lavorazione una maglia in rilievo davanti, una maglia in rilievo dietro, diciamo per tutta la circonferenza. In questo modo andremo a creare questo effetto diciamo 3D sul collo, come dettaglio sul collo, che andando poi appunto ad aderire bene sul collo andrà a fare una sorta di effetto maglione a collo alto, anche se appunto non andremo a fare un vero e proprio collo alto. Quindi sostanzialmente dovremo fare così tutta la circonferenza, poi chiuderemo con una maglia bassissima nella seconda catenella che abbiamo fatto per alzare il lavoro, faremo di nuovo 2 catenelle e poi seguiremo quello che abbiamo sotto. Quindi se abbiamo una maglia alta in rilievo davanti, facciamo una maglia in rilievo davanti. Se invece abbiamo una maglia rilievo indietro, facciamo una maglia rilievo indietro. Quindi ogni volta che vado a fare una riga aggiuntiva, sostanzialmente i rilievi non devono cambiare, quindi dove c'è il rilievo davanti deve essere sempre il rilievo davanti, in modo che si mantenga questo effetto elastico. Nel mio caso io procederò facendo almeno 6 cm di collo, quindi una misura intermedia che non è né troppo alta né troppo bassa, quindi che vada leggermente ad aderire sul collo senza essere un vero e proprio collo alto. Ok, ho finito il bordo del collo. A questo punto possiamo girare il lavoro in modo da nascondere tutte le cuciture, quindi tutte le cuciture andranno interne. Quindi vedete anche qua la cucitura della manica come è sottile. E andiamo a rigirare anche questa manica e come vedete la cucitura è quasi impercettibile. Questo è il risultato finale, quindi con il nostro collo e le maniche.
Spero che vi sia piaciuto, vi ringrazio per avermi seguito e vi ricordo di iscrivervi al canale per non perdere neanche un video, di lasciare like e qualsiasi domanda abbiate sul progetto potete scrivermela nei commenti e cercherò di esservi più di aiuto possibile. Grazie mille e ciao!